Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questa fascetta invernale ad uncinetto con questa treccia meravigliosa che ricorda moltissimo le trecce fatte a ferri. È super morbida e diciamo che questa fascia è stata più che altro una scusa per mostrarvi la tecnica per lavorare queste trecce che possiamo usare in tantissimi progetti diversi. Ovviamente, come le trecce a ferri, non sono reversibili, dietro sono diverse, ma per esempio ripetendo più volte tutte le righe che vi mostro per fare la fascia, che lavoreremo in questo senso, potreste fare una infinity meravigliosa ripetendo più volte appunto tutte le righe, facendo più trecce una sopra l'altra, oppure potreste fare un meraviglioso scaldacollo, oppure ditemi voi come vi piacerebbe usare questa treccia. Io ho iniziato anche un altro progetto con questo tipo di treccia e adesso vediamo quando riuscirò a finirlo, se riuscirò a finirlo, e non vedo l'ora di mostrarvelo. Fatemi sapere se conoscevate già questa tecnica per fare trecce ad uncinetto, se vi piace, se la riprodurrete, regalandomi il vostro like oppure scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video. Per questo progetto ho deciso di usare questo filato, è il Livigno di Ispe, sono gomitoli da 100 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 180 metri. La composizione è 60% lana vergine, 40% acrilico e sono consigliati ferri uncinetti da 6,5-7 e io ho usato un uncinetto da 7 mm. Se volete usare anche voi questo filato lo trovate nello shop online di Un Filo di Passione, vi lascio il link nella descrizione del video. Per la mia treccia ho usato solo 35 grammi di filato, quindi ho avanzato tutto questo gomitolo. Questa fascetta va bene a me, che ho una circonferenza della testa di circa 56 cm e la fascetta ha una circonferenza di circa 51 cm. Se volete fare una fascetta più piccola o più grande, avete due possibilità: o aumentare o diminuire il numero di ripetizioni che lavoriamo nella riga, cioè il numero di intrecci che lavoriamo, oppure aumentare o diminuire il numero di punti tra un intreccio e l'altro, e durante il tutorial capirete meglio cosa intendo. Mi sembra di avervi detto tutto e quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Solo per le catenelle iniziali usiamo un uncinetto di una misura più grande. Io uso un uncinetto da 8 mm. Facciamo un nodino iniziale e lavoriamo il numero di catenelle che ci servono. Per la mia fascia lavoro 48 catenelle. Lavorate le catenelle che ci servono, cambiamo uncinetto e prendiamo quello che useremo per tutta la fascia. Lavoriamo una catenella in più e iniziamo a lavorare dalla seconda catenella dall'uncinetto. Lavoriamo nel filo che c'è dietro, questo che corre verticalmente. Dalla seconda catenella, un mezzo punto alto bassissimo in ogni punto. Filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella, portiamo fuori il filo e chiudiamo tutto insieme. Filo sull'uncinetto, entriamo nella catenella, portiamo fuori il filo e chiudiamo tutto insieme, e in questo modo lavoriamo tutta la riga. E lavorando nel filo che c'è dietro le catenelle, sotto rimangono le catenelle in vista e la finitura è perfetta. Una catenella, giriamo il lavoro e nella riga 2 lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto, prendendo solo il filo dietro del punto. E tutta la lavorazione, tutti i punti che lavoriamo in questo tipo di lavorazione, li lavoriamo morbidi. Un punto bassissimo in ogni punto, prendendo solo il filo dietro del punto.
una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo una riga di mezzi punti alti bassissimi. In questo caso il filo cambia colore e quindi si vede bene che i punti bassissimi che abbiamo appena lavorato sono questi, e quindi dobbiamo lavorare nel filo dietro di questo punto. Ma se il filo fosse in tinta unita potremmo confonderci con questi due fili che sembrano una catenella. Quindi quando lavoriamo nel filo dietro ruotiamo sempre un po' il lavoro in modo da essere certi di entrare nel filo dietro del punto, e lavoriamo un mezzo punto alto bassissimo in ogni punto per tutta la riga. Per lavorare facilmente il mezzo punto alto bassissimo tenete il filo con il dito, entrate nel punto, portate fuori il filo e con il dito dietro qui spingete un po' in avanti in modo che l'uncinetto passi facilmente tramite tutti i fili. Una catenella, giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo punti bassissimi, ma questa volta anziché lavorare nel filo dietro del punto come prima, lavoriamo in questo filo che si crea lavorando i mezzi punti alti bassissimi. Questa è la catenella del punto che abbiamo appena lavorato, questa, davanti qui c'è un filo. Lavoriamo entrando in questo filo e lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto. Quindi tutta la catenella del punto rimane dietro. In questo modo tutta la catenella del punto rimane dietro e davanti si crea questo disegno, e in generale il lavoro assume l'aspetto di una lavorazione a punto elastico a ferri, in cui abbiamo delle righe di V, queste, che simulano il dritto dei ferri, e delle righe di nodini, diciamo così, che potrebbero ricordare il rovescio, che è questo. E questo che vediamo adesso, quello in cui lavoriamo punti bassissimi, è il dritto del lavoro. Questo è il rovescio, appare in modo diverso, e sul rovescio lavoriamo sempre righe di mezzi punti alti bassissimi. Quindi se volete potete marcare il dritto con un marker in modo da non confondervi, e sapete che sul dritto del lavoro lavoriamo sempre righe di punti bassissimi e sul rovescio sempre righe di mezzi punti alti bassissimi. Completiamo la riga lavorando tutti i punti bassissimi in questo filo davanti del punto. Una catenella e giriamo il lavoro. Dalla prossima riga iniziamo a lavorare la treccia. Ho messo un marker in ogni punto in cui farò gli intrecci. Io ho scelto di fare l'intreccio ogni 8 punti e quindi il numero di catenelle iniziali è multiplo di 8. Se voi volete fare l'intreccio ogni 6 punti o ogni 10 punti, potete farlo. Il numero di catenelle iniziali deve essere multiplo di quel numero e deve dare una lunghezza che va bene per la circonferenza della vostra testa. Nel mio caso, appunto, l'intreccio è ogni 8 punti. Quindi iniziamo con metà dei punti. Il primo marker lo mettiamo a metà dei punti, nel mio caso 4. Ho contato 4 punti e lì ho messo un marker. Poi ho contato 8 punti e ho messo un marker e così via fino alla fine della riga. E alla fine mi restano altri 4 punti che andranno a completare l'ultima ripetizione quando cuciremo. Tra un intreccio e l'altro, anche qui ci saranno 8 punti. Se voi per esempio fate l'intreccio ogni 10 punti, metterete il primo marker a 5 punti dall'inizio della riga. Iniziamo a lavorare la treccia lavorando fino al primo marker, quindi in questo caso righe di 4 punti. Per lavorare la treccia lavoriamo
sempre solo nel filo dietro dei punti e nel rovescio lavoriamo mezzi punti alti bassissimi, una catenella, giriamo il lavoro e sul dritto lavoriamo sempre punti bassissimi, sempre nel filo dietro del punto. Una catenella, giriamo il lavoro e ripetiamo altre 2 volte queste 2 righe. Sul rovescio mezzi punti alti bassissimi, una catenella, giriamo il lavoro e sul dritto punti bassissimi. Una catenella e giriamo il lavoro. E dopo aver lavorato le 6 righe da 4 punti sul rovescio del lavoro, questo è quello che vediamo. Ci sono 1, 2, 3 righe di V e in cima ad ogni riga di V c'è un filo, questo, e lo possiamo segnare con un marker. 1, 2, e 3. E questi 3 fili ci serviranno più avanti per fare l'intreccio. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo una riga di mezzi punti alti bassissimi, lavorando intanto questi 4 punti, e poi ricominciamo a lavorare da qui sotto, dal prossimo punto disponibile, e andiamo avanti a lavorare fino al marker successivo, quindi in questo caso altri 8 punti, mezzi punti alti bassissimi, 6, 7, 8. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo una riga di punti bassissimi, un punto in ogni punto, fino alla fine della riga. In questo momento ci sono 12 punti nella riga, 8 punti che sono della nuova ripetizione e 4 della prima ripetizione che abbiamo lavorato. Lavoriamo in totale 5 righe di 12 punti, lavorando mezzi punti alti bassissimi sul rovescio e punti bassissimi sul dritto del lavoro. Lavorate le 5 righe da 12 punti, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo una riga di punti bassissimi perché siamo sul dritto del lavoro, lavorando solo 8 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vediamo un po' cosa abbiamo lavorato. Se guardiamo sul rovescio del lavoro abbiamo di nuovo 3 righe di V, 1, 2 e 3, e in testa alle righe di V c'è sempre il filo, quello che qui abbiamo segnato con il marker, questo, questo e questo, e se volete potete mettere un marker anche qui. Dalla prossima riga iniziamo a fare gli intrecci. Giriamo il lavoro senza fare la catenella, e io qui ho messo i marker perché vediate bene i punti, ma una volta che prendete mano non serve mettere il marker. Entriamo con l'uncinetto nel filo in testa alla riga di V più lontano dal lavoro. Entriamo in questo filo e facciamo la catenella passando anche attraverso questo filo.
così, e iniziando dal primo punto lavoriamo una riga di 16 mezzi punti alti bassissimi. 1, 2, 8, e gli altri 8 punti li andiamo a lavorare sulla riga intera alla base e arriviamo al successivo marker. Quindici e 16. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo una riga di punti bassissimi da 16 punti. 1, 2, 15, 16. Giriamo il lavoro, facciamo il prossimo intreccio entrando nel filo in testa alla V successiva, alla riga di V successiva. Entriamo qui, facciamo la catenella e lavoriamo di nuovo una riga di 16 mezzi punti alti bassissimi. Quindici, 16, una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo una riga di 16 punti bassissimi. 13, 14, 15, 16. Giriamo il lavoro senza fare la catenella ed entriamo nel filo che abbiamo marcato con il terzo marker, quello in testa alla terza riga di V. Facciamo la catenella e lavoriamo un'altra riga di 16 mezzi punti alti bassissimi. 15, 16. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo una riga di punti bassissimi da 8 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mettiamo in sospeso il lavoro e guardiamo quello che abbiamo fatto. Abbiamo completato il primo intreccio perché abbiamo unito tutte e tre le righe di V qui dietro. Abbiamo pronto un altro intreccio da lavorare con le 3 righe di V con il filo in testa, che saranno quelle che intrecciamo nella prossima ripetizione, e abbiamo preparato anche la successiva ripetizione perché, se avete notato, abbiamo lavorato 5 righe da 16 punti e l'ultima riga, che è la sesta, da 8 punti. Con 6 righe di lavorazione lavoriamo 3 righe di V, che sono quelle che ci servono ogni volta per avere questi 3 fili per intrecciare la ripetizione successiva. Quindi da adesso in poi continuiamo a ripetere le ultime 6 righe che abbiamo lavorato insieme per tutti gli intrecci che abbiamo nel nostro lavoro e poi alla fine vediamo come completare la treccia. Quindi adesso cosa dobbiamo fare? Giriamo il lavoro e lavoriamo una riga di mezzi punti alti bassissimi di 16 punti. 8 sono quelli di questa ripetizione e poi ne andiamo a prendere altri 8 qui sotto e lavoriamo altre 5 righe da 16 punti avanti e indietro, lavorando sempre solo nel filo dietro del punto, lavorando sempre righe di mezzi punti alti bassissimi sul rovescio e di punti bassissimi sul dritto
e ogni volta che torniamo su questo lato del lavoro in cui ci sono le righe da agganciare, non lavoriamo la catenella, giriamo il lavoro, agganciamo la riga corrispondente facendo la catenella e lavoriamo la riga che tocca. E andiamo avanti a ripetere queste 6 righe agganciando, come abbiamo visto, per tutto il lavoro, e poi vi mostro come completare la treccia. Sono andata avanti e ho ripetuto le 6 righe che abbiamo visto insieme per tutte le ripetizioni che ho nella mia fascia. Alla fine ci resta un'ultima ripetizione da lavorare, in cui lavoriamo sempre 5 righe con i punti anche della prossima ripetizione, che però in questo caso è fatta solo di 4 punti. Quindi anziché lavorare, come abbiamo fatto fino a qui, 5 righe di 16 punti, lavoreremo righe di 8 più 4 punti, agganciando sempre qui dietro per creare questo incrocio. Quindi completata questa ripetizione, lavorando la riga da 8 punti, giriamo il lavoro, agganciamo la prima delle 3 righe, come abbiamo fatto fino a qui, e lavoriamo in questo caso 5 righe da 12 punti, 8 più 4, agganciando qui dietro come abbiamo fatto fino a qua. Undici, 12, giriamo il lavoro e lavoriamo una riga di 4 punti per arrivare alla fine di questa piccola ripetizione. 1, 2, 3, 4 e adesso lavoriamo righe da 4 punti per agganciare quest'ultimo incrocio. Quindi giriamo il lavoro, agganciamo la prima riga qui sotto, e lavoriamo solo i 4 punti che ci rimangono. Lavorando in totale 6 righe da 4 punti, lavorando sempre mezzi punti alti bassissimi sul rovescio, punti bassissimi sul dritto e agganciando ogni volta per creare quest'ultimo incrocio. Ed ora che abbiamo completato tutta la treccia, ricominciamo a lavorare righe in cui lavoriamo tutti i punti che abbiamo nella riga, in questo caso 48 punti. In questa prima riga lavoriamo sul dritto, quindi lavoriamo punti bassissimi e riprendiamo tutti i punti. Vediamo come riconoscerli. Quindi facciamo una catenella e intanto lavoriamo i 4 punti bassissimi di questa sezione della treccia. E poi dobbiamo lavorare sugli 8 punti della prossima sezione della treccia. Per capire dove lavorare, ruotiamo il lavoro e vedete che qui su c'è una riga di punti, questa, che qui vediamo per intero, e poi a un certo punto c'è un punto un po' aperto, questo, e poi solo la riga davanti del punto, perché in questa riga di punti abbiamo già lavorato. Noi dobbiamo partire dal punto successivo a quello aperto, perché in questo punto vuol dire che abbiamo già lavorato. Quindi dal punto successivo lavoriamo gli 8 punti bassissimi di questa sezione della treccia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e passiamo alla prossima sezione. Ruotiamo il lavoro e vediamo che anche qui abbiamo una riga di punti che è in cresta, diciamo, a questa fetta di lavoro, a questa fetta di treccia, e anche qui vediamo tutto il punto per intero, poi c'è un punto
aperto, in cui la V del punto è un po' aperta, e questo è l'ultimo punto in cui abbiamo già lavorato, e poi vediamo solo i fili davanti del punto, quindi vuol dire che il primo punto in cui dobbiamo lavorare è questo. In questo caso il filo cambia di colore e quindi questo ci aiuta a capire qual è la riga di punti, ma anche se stessimo lavorando con un filo in tinta unita, voi ruotate il lavoro, che vedete che è piatto, e c'è una riga sulla sommità di questa cresta, chiamiamola così, e questa è la riga di punti in cui dobbiamo lavorare, sempre solo nel filo dietro, partendo dal primo punto dopo a quello un po' aperto, e andiamo avanti così, lavorando tutta questa riga di punti bassissimi. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo una riga di mezzi punti alti bassissimi, lavorando un punto in ogni punto. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo una riga di punti bassissimi, prendendo non il filo dietro, non il filo davanti, ma il filo ancora davanti, come avevamo fatto all'inizio del lavoro, e lavoriamo tutta una riga di punti bassissimi così. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un mezzo punto alto bassissimo in ogni punto. Alla fine della riga facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo lungo per poter cucire. Teniamo la fascia sul dritto del lavoro e uniamo l'inizio e la fine. Usiamo il filo che abbiamo appena tagliato e lo infiliamo in un ago grosso da lana. Entriamo in un punto sull'altro lato del lavoro e torniamo sul lato da cui parte il filo. Rientriamo da dove esce il filo e andiamo un po' più giù, e la stessa cosa facciamo dall'altra parte. Qui non è importante che siamo super precisi, l'importante è che ci manteniamo più o meno in linea con le righe di punti che vediamo sulle trecce. In modo che si crei una continuità da un lato all'altro. Annodiamo sul retro e nascondiamo il filo attraverso i punti.
e la fascia è pronta. Ovviamente, essendo un filo che cambia colore, si vede particolarmente dove abbiamo fatto la cucitura, ma questa parte chiaramente la lasciamo dietro. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questa piccola idea vi piaccia e che la rifacciate. E se così fosse, mi raccomando, condividete le vostre foto con me. Sapete che potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!